Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi vi voglio far vedere un po' un problema che abbiamo trovato in passeggiata con una nostra allieva e come l'abbiamo risolto. È abbastanza indicativo, è sempre il solito classico problema del passaggio dell'acqua, il passaggio dell'ostacolo, il passaggio del rio, sono sempre le stesse cose. Però questa volta lo ha fatto direttamente questa nostra studente. E quindi io ho guidato da fuori un po' quelle che potevano essere le cose che lei doveva fare e poi vedete un pochino tutto il processo. Sicuramente se è un po' che seguite questo canale l'avrete già visto in varie salse questa difficoltà, come affrontarla da terra, da sella e come risolverla, però ero sempre io che lo facevo vedere. Invece in questo caso è questa ragazza che è un livello 2, ha dato l'esame proprio giusto questa settimana, e potete rendervi conto un pochino delle difficoltà e di come affrontarle. Il suo cavallo, per chi già diciamo è un po' dentro l'equitazione naturale, è un sinistro estroverso, è uno spagnolo, quindi non è affatto un cavallino semplice come magari qualcuno potrebbe pensare, dice sì, ma l'hai fatto con un cavallo così. Ecco, non è un cavallino semplice, infatti lo vedrete che in un paio di occasioni la mette un pochino in difficoltà, però secondo me è molto interessante e secondo me molti di voi si porteranno a casa delle informazioni. Non pensate che sia una qualità eccelsa del video, perché non è stato fatto volutamente, cioè ci siamo trovati di fronte a questo problema, abbiamo detto, la Simona ha detto filmiamolo perché può essere interessante. Quindi io sono dalla parte di là dell'acqua, mi si sente poco e male, per cui ho dovuto mettere i sottotitoli in modo che possiate capire un po' quello che gli dico. E in questa prima parte fate attenzione a quello che accade, un po' a tutto quello che succede, dovrete leggere più che ascoltare perché si sente abbastanza male. Poi dopo, nella seconda parte invece, in un'altra situazione che è accaduta subito dopo, ve lo commento io in diretta. Quindi ci vediamo fra qualche minuto, adesso c'è la sigla e poi dopo parte immediatamente il video. Di nuovo avanti, sola, due volte giralo, ok, un'altra volta, un altro lì e là, va, viene avanti. Mandalo avanti in diagonale e poi lo rimandi. Dovresti andare verso l'albero ora. L'albero davanti a te. Non dagli sui lati. Dai, dai. Dai, bravo. Bravo. Mandalo. Se si rimpegna devi dire due, ok? Vai, due volte, una, due, dai! Ancora un'altra volta, ok, vabbè, allora faccio fermare, vai, avanti, dai che va. Dai! Sì, non perdi la pazienza, tranquilla. Dai, ti impegna che fa quella maniera, no? Ti impegna. Dai, ti impegna un'altra volta, lo rimetti lì e ti impegna bene. Ora, pensa, avanti, qua, dammi. Su. Qua, lo rifà anche se, vai. Sola,
Dai! Sì. Oh, bravo! Ora quando arriva qua, scendi, lo porti di qua, però prima deve arrivare qua. Bravo! Ah! Se non va, metti pure un po' di pressione dietro, ok? Con la parte finale della corda. Quella che fa avanti, dietro. Dietro, no sulle spalle. Dai, mangia. Eh. Eh. C'ho una pipa queste robe! Che non venga da te, prendilo, imparare subito di power position appena lui va di là, e tanto lo sai che ti Bravo, stai qui. Taris, qua, un attimo. Vedi, tanto sono tutti là. rimanere lì, Bravo. rimanere lì, non ti devi muovere, Qua. posizionati subito, tanto lo sai. Piano, piano. Bravo! Abbiamo trovato scomodità quando tira via a quella maniera. Adesso il cucino glielo dai solo se passa per bene senza tirare, altrimenti tirone lo giri, lo riporti di qua senza fregnare. Chiaro, quando fai la pigliata puoi anche spostare. Bravo. Nel momento in cui lui va di là non ti sposta. Tira! E vai, e riportalo di là. Piano. Esatto, arrivare, tu lì gli dai tutto il tempo che gli fai. Fai fasi, non fai nulla, bravo, quello è la carezza. Solo fase 1, fase 2 e tiro. Esatto, brava, quello è, adesso lo rifai. Guarda la spalla e manda via quella spalla lì. Troppo. Dall'alto verso il basso, non dal basso verso l'alto. Esatto. Oh, adesso sì, se lo becca il premio. Hai fatto bene anche a urlare bravo. Adesso uguale. Vai. Passare, vedi se lui riesce a passare. Cretino! Bravo! Bravo! Dai il premio. È il premio. Ok, lo rifai un'altra volta, avanti e indietro e poi salti. Andiamo, su. Dai, dai. Esatto. Era così, vabbè. Ok. Lì, senza chiedere di andare, Fagli mettere i piedi dove vuole lui. Che chiedi solo fase 1. Finisci, metti sulla mano, ogni volta che fa un pacchettino ti metti sulla mano, la rialzi. Esatto. Dai, bravo, quello voglio, se ti giochi un po' con l'altro, se ti renda conto che non c'è niente, non usare la fine della cosa, proprio la fase 1. Ok, dai, passettino e tutti, fai un po' passettino, un po' di passettino, appena fa un passo in avanti,
vai in avanti, vai indietro, se vai indietro aggiungi lo dopo. Aspetta che non ti salta addosso, vieni sempre e appena buttati sulla testa, va bene, e adesso mi richiami e giù. Ok, questo non lo volevi e lo rifai per tornare di qua. Ok? Il indovinello è prova come si fa a prendere il biscotto. Questo è il biscotto. Bravo, dai. Come si fa a trovare il biscotto? Così si fa a trovare il biscotto. Un cretino no. E adesso lo fai passare di lì. Non lo fa. Se vedi che monta su quel sasso là, se non ce lo fai montare. Poi tu passi di lì. Esatto, non il sasso, lì. Sì, rimani col portospino, tieni, finché non fa un po' e lasci. Adesso che ti stai dicendo? Vieni, da questa parte va bene, vai. Esatto, dai. Prendilo. Ok, vai di là. Piano, lì di fondo, ma non c'è fondo, vai. Non sono, mamma mia. Va bene, no? Sì, va abbastanza bene. Vai, riportalo di qua, dagli il premio e poi sali. Ah, molto meglio, vai. E stai cascato un po'. Ok, tranquillo. Tutto uguale, e adesso sai dove che devi passare, sai che lui da questa parte là è più difficile per lui, che è lui che deve avere solo che ti racconti, tagli il tempo e lascialo fare. Dai. Non lo fa montare sulla cosa, intanto lui passa di lì e poi dopo ti può fare il palo. Però diciamo che ci piace, dai. Bene, spero che già a questo punto vi siate resi un attimino conto di quelle cose che possono accadere, come affrontarle, cosa fare, come usare il rinforzo positivo, perché con questi cavalli qui, ricordatevi che lui è un sinistro estroverso, quindi i rifiuti li fa un po' per timore, no? Come anche in questo caso, ma un po' poi nel timore ci tira fuori un pochino degli atteggiamenti di dominanza. Quindi là quando ritorna sinistro si può tranquillamente utilizzare il rinforzo positivo, perché in questi cavalli qui è, diciamo, importante. Mentre magari se era un altro tipo di carattere avremmo adoperato altre tecniche, però questi cavalli sono quelli che danno un pochino più problemi in questi casi qua, perché tirano fuori un po' il carattere e mettono abbastanza in difficoltà un po' tutti, anche quelli bravi. E quello che vi voglio far vedere adesso invece è poco dopo che siamo ripartiti da quella situazione lì, poco dopo no, diciamo un'oretta dopo, siamo andati nel bosco e l'ho portata volutamente a fare un altro test in un punto dove anni fa con un altro cavallo, un trotter, ci siamo stati 45 minuti, perché dovete sempre pensare che non è il tempo che ci spendete oggi, ma è il fatto che lo fate bene e la prossima volta vi ci vuole meno tempo. Per cui, come dice Parelli, mettici il tempo che ti serve e ci metterai meno tempo. E quindi anche in questo caso qui il tempo è importante, stare lì e fare le cose giuste al momento giusto, lasciare che il cavallo metabolizzi un po' quello che te gli stai chiedendo, cominci a fidarsi, cominci a capire che te sei un pochino l'autista, non l'autista del camion, ma sei quello che è sceso e aiuta l'autista a fare manovra. In questi casi qui è abbastanza importante, però lui si deve cominciare a fidare, se no dicevo questo mi porta a sbattere invece che darmi una mano. In questa situazione, che vi faccio vedere subito, adesso la andiamo a vedere insieme, vedete che siamo di fronte di nuovo a un rio, a un piccolo passaggio dell'acqua, dove io sono già andato oltre con l'America.
cavallo si guarda intorno, comincia a essere titubante e rinasce un po' la stessa manfrina di prima, quindi torna indietro e poi la Sara lo riporta avanti, lui fa un piccolo rifiuto, è tutto molto ridimensionato a prima, perché prima abbiamo fatto un ottimo lavoro e quindi lui nella testa c'ha già un pochino quelle cose che gli abbiamo voluto lasciare. E come vedi poi la Sara lo porta avanti, l'accarezza, ogni volta che gli arriva indietro lo gira, disimpegna e poi lo riporta avanti, quindi fa un pochino d'approccio e ritirata, ma vedrete che a un certo punto, tra poco, vedete qui in questo caso lo gira e poi dopo lo riporta avanti di nuovo, è sempre il solito gioco d'amici, approccio e ritirata, accarezzo quando vai avanti, metto un pochino di scomodità senza essere troppo aggressivo quando rimani indietro e ancora, ora vedrete fra un attimo che decidiamo di approcciare di nuovo come abbiamo fatto prima. Avevamo provato anche nel frattempo, l'ho tagliato quel pezzettino, avevamo provato anche a tornare in qua con l'America che è entrata dentro il Rio, e lui si è avvicinato però non passava, e questo è il punto successivo, no? Dove lui comincia di nuovo a, diciamo, agitarsi e a quel punto decidiamo, come sempre, una volta che è arrivato un pochino vicino all'acqua, di far scendere la Sara e esattamente come prima chiedere di nuovo di passare. Guardate cos'è accaduto. Lei praticamente è scesa, ha preso un rametto per essere più lunga, no? Perché un'estensione della mano, riuscire ad andare a fare un po' di pressione dietro. Però lui aveva già capito un po' tutto il discorso, già fatto prima, si comincia a fidare e guardate qua, passa senza nessuna esitazione, abbassando la testa e andando di là bello tranquillo. E uno dice, ma come mai? Perché ha capito praticamente che la situazione era la stessa e che lei lo stava aiutando semplicemente a passare dall'acqua. E veramente, come si dice in Toscana, in 3 balletti, il cavallo è passato dalla parte di là. In sella sono convinto che ci saremmo stati un'altra mezz'ora. A questo punto la Sara non fa altro che risalire in sella, ok? Senza grandi cose, riportarlo di nuovo al passaggio dell'acqua e guardate un po' cosa accade adesso. Senza esitazione il cavallo passa e va oltre. Ok? Quindi cos'è che ci possiamo portare a casa dal video che vi ho mostrato oggi? È importantissimo capire prima di tutto il carattere del cavallo che abbiamo in quel momento, capire qual è la strategia migliore da seguire e laddove vediamo che ci sono dei problemi legati proprio al fatto della confidenza che ha il cavallo con l'affrontare quel tipo di ostacolo, non esitare a scendere e aiutarlo da terra. Nella vostra testa vi deve rimbombare sempre questa frase: lascia che io ti aiuti, e devi trovare la soluzione a aiutare il tuo cavallo. Nella tua testa deve rimbombare un po' questa frase: lascia che io ti aiuti, caro mio cavallo, lascia che io ti aiuti. Devo trovare la soluzione perché tu possa imparare da quello che stiamo facendo a fare la cosa giusta, a trovare la scatola dei biscotti, come mi dice un mio amico. E questo è importantissimo perché da questa esperienza il cavallo ha imparato tantissimo, e l'avete visto, la prima volta ci ha messo un po', la seconda volta molto ma molto meno, e nello stesso tempo però anche la Sara ha imparato a gestire questa situazione, e quindi si porterà a casa una bella esperienza sia lei che il suo cavallo. Se vi interessa un po' questo argomento qua, ci ho fatto un video dove sono proprio con l'America che vado a fare un passaggio un pochino più difficile di questi due che avete visto nell'acqua, e dove spiego tutti i vari passaggi che faccio. Ve lo lascio qui in fondo al video, nelle schede finali, cliccateci sopra e andatevelo a vedere. E noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive. Underneath the open sky.